Qui siamo tutti a casa, ci hanno detto di rimanere tutti a casa. Ora come ora è vuota, non c'è nulla. Ci sono 50.000 residenti, però se guardi le case non ci sono luci accese. Questo perché 3/4 delle abitazioni nella città sono affittanze turistiche e adesso sono chiuse, non c'è nessuno. Ha fatto un disastro. Da lì è cominciato un po' il declino della città e del lavoro. Non abbiamo più visto turisti e poi c'è stato questo coronavirus che ha dato il colpo di grazia. Ha fermato completamente tutto il lavoro, ha fermato tutta l'economia. Sono veneziano, nato a Venezia. Da quando è scoppiata la crisi del coronavirus ho scelto di venire a vivere in barca a vela e con me ho portato il mio gatto, Gastone, per avere un po' di compagnia, viste le limitazioni con gli esseri umani, e ultimamente per sentirla ci telefoniamo in videochiamata, come va, come non va. Non vuole assolutamente che vada a trovarla perché teme il contagio e questa cosa mi crea un po' mi lascia un po' così perché ci stiamo distaccando, no? Non c'è più contatto umano, un po' alla volta rischiamo di perdere il contatto umano per la paura di passarsi un virus. In questo momento sto lavorando appunto perché trasporto beni di prima necessità e fortunatamente, perché al contrario da altri sono rimasti tutti fermi, sono rimasti tutti senza lavoro. Si spera di lavorare, ma ultimamente sto lavoricchiando. Quando lavoro lavoriamo con le mascherine e cerchiamo di mantenere sempre una distanza di almeno 1 metro, anche se tante volte non è semplice lavorando ricordarsi di queste cose che non hanno a che fare con la normalità. The cost of a shop in Venice is very high. The rent is very high everywhere. You can sustain these costs if you're open, otherwise it's completely impossible. This has always been a historical hat shop. It was closed for like 10-15 years. We've been running it for 3 years now. We're kind of old-fashioned. We have only the hats in the store. We may have to eventually sell them online, but we were, I think, doing very well, and I hope to get back to that point again. I don't know, though. I think it's very optimistic of me to say that. Well, my husband, he also works in tourism, so for the meantime, it's a bad situation. There's no income whatsoever. La proprietà che gestivamo partiva da questa porta fino al ponte. Era la parte invece dove noi facevamo dell'ospitalità, quindi era 1/4 dedicato all'ospitalità e 3/4 dedicato a quello che poteva essere eventi, mostre. Se tu domandi in giro Cazzanardi o le feste che organizzavamo, nessuno ti dirà non conosco. Mi dispiace perché 12 anni dentro quel posto, è nata una mia figlia dentro, perché io abitavo sopra là. C'è un pezzo di cuore è andato via con questa attività, ma veramente proprio, diciamo che nel momento in cui abbiamo dato indietro le chiavi abbiamo perso un poco più di 45.000 euro, anche perché poi i danni dell'acqua alta dovevano essere, per avere il rimborso, dovevano essere ricomprati. High tide is an exceptional event we usually have during November, December,
So at the end, we were quite lucky because we didn't have too many damage. We lose a fridge, a dishwasher, but all the bottles were safe, all the food in the fridges were kept safe. So then the problem was all the cancellation we had. We thought we can manage that, it happens, so we can relax just a bit more and think about the next season, springtime. So we felt optimistic. At the beginning, we didn't expect this pandemic. We heard something was happening in China, but the information at the beginning was, it's like a flu. Okay, we can manage a flu, I think. In this moment, if I think about the high tide, I say, okay, that wasn't so bad. This is bad, what's happening right now, because 2 months of being closed, it's terrible for our business. I think just talking about the COVID virus, we lost kind of 90,000, 100,000 euro. Di prosecco, va bene. Se li mette nel freezer e se li cucina quando vuole lei. We start with the delivery with wine the first week of the lockdown because it was easier. And then my partner that managed the kitchen decided even to create a tiny menu, really easy for the delivery. In this moment, me and my partner, we had this 600 euro from the government as professional. And sorry. Scusami. Anice Stellato, buongiorno. Since yesterday, people can even order and come here to take away. We are fighting because we start this thing with the delivery. It's working just a bit, but we are few people here living here. So I don't know, it's a way to keep going and we are fighting to do this, but actually if I think about the future, I'm just a bit scared. Il governo ci ha dato questo foglio da compilare giornalmente per poter uscire di casa, scrivere la motivazione per cui si esce di casa. Le motivazioni valide sono andare a fare la spesa, comprare dei medicinali e urgenze. Ci si può spostare a 200 metri da casa. Per me è un problema perché a 200 metri da casa non ho un fruttivendolo, non ho un mercato, ho solo qualche supermercato. Io sono abituato a rifornirmi dai mercati locali, preferisco far girare l'economia in questo momento così difficile, preferisco dare ai piccoli piuttosto che continuare a nutrire i grandi supermercati. Ragazzi, vi ringrazio e tante care cose. Grazie a voi altri, grazie a voi altri. In gamba. Ciao Fiori, buona giornata. Io penso che sia sbagliato doverla vedere come una minaccia o addirittura multarmi e sequestrarmi l'imbarcazione. La multa si aggira dai 2.000 ai 4.000 euro. Sei sempre uguale. Oh, ecco a lei, buon uomo. Bella. Salute vecchio. A salute.
We also have a city whose economy is strongly dependent on tourism. Even if a lot of people are working in the tourist industry, the lower levels of this industry are gaining much, much less on the wealth pyramid than a few private companies and a few individuals. It's a poor economy with a lot of money getting in, but being concentrated in a few hands. The danger of this impressive decline of population is the specter of a whole short-term city. When your population is reduced to a third that the one you used to have just 60 years ago, you are facing an urban organism that cannot renovate itself anymore. Because population is aging, young people and low-income people are pushed away from the city. Every business in the city was turning into a touristic facility. And this produced the rise of prices for everyday life. Right now, we will face a big unemployment wave. A lot of people will lose their job. And so we don't know yet if also with the lowering prices of the rental market, these people would be able to afford a housing solution. There is the total need of an intervention from the state to help people to face their needs in this emergency phase and after. This no tourism situation is kind of further destroying the city fabric. We need to diversify the urban economy of Venice. I would rather prefer to open the restaurant how it always have been after the summer, because maybe it will be easier. In this moment, I would prefer only work with delivering and takeaway, because how can you think to go to a restaurant, keep distance, eating with your mask and maybe gloves? I don't like to serve people with gloves and masks. I mean, when you go to the restaurant, you don't go to the restaurant only for food, but because of the human experience of that. And this new rules has, I don't know how to manage to work as I would like to. L'unico modo per ripartire è dalla residenzialità. Non possiamo vedere Venezia con le finestre chiuse. Molti bed and breakfast, molti affittacamere non riapriranno più. Quindi già girano sui social o anche se guardi sui giornali, affitti a residenti, cose che non vedevi da 20 anni. Quindi riparti dalle residenzialità. Più residente necessitano di più servizi creano lavoro. Io penso che giro di 2 anni ritorniamo al top. No one is saying that tourism is not good for Venice, because it's one of our main resources, almost the only resource. But it is a treasure we have to preserve. There's a phrase here in Venice, andrà tutto bene, in Italy, everywhere, which means everything will be okay. And that's what we're all trying to think and be positive, but we also have to make that happen. Uniti come siamo adesso, chiusi in casa o in barca, per sconfiggere questo virus, solo insieme saremo capaci di affrontare le difficili sfide che il futuro ci mette davanti. È inutile mettersi uno contro l'altro, ma avere un obiettivo comune. E credo che questa sia un'occasione da non farsi sfuggire. Questa è l'occasione per cambiare un po' tutto questo modo di vivere, rivoluzionare il sistema che abbiamo creato. Ciao a tutti da Venezia.